Quando gli scattano questa foto, Toro Seduto ha circa 52 anni e si trova nella riserva indiana di Standing Rock, nel South Dakota. Il suo sguardo è fiero e impassibile, quasi a rimarcare tutto ciò che è stata la sua vita. È lo sguardo di un orgoglioso capo Sioux che ha dovuto seppellire il Tomahawk e arrendersi ai bianchi, ma solo dopo aver lottato e costretto il governo statunitense a non sottovalutare la forza dei nativi. Dietro la nuca ha ancora la penna d'aquila bianca che il padre gli ha dato in gioventù come premio per la sua prima azione di guerra. Le sue lunghe trecce scendono lungo un corpo che ha visto tante battaglie e le cicatrici sul volto ne sono la prova. È il 1883. Mancano ancora 7 anni al giorno della sua morte, ma è come se una parte di lui sia già dinanzi al grande spirito. Toro Seduto ha perso, i Sioux hanno perso, i nativi di tutte le tribù hanno perso, ma c'è differenza tra perdere su tutti i fronti e perdere con onore. Toro Seduto ha perso con onore ed è stato uno degli ultimi irriducibili, la più grande speranza del suo popolo. La sua storia ha inizio in un passato non troppo lontano, quando i bisonti popolavano le praterie e la sua gente viveva nelle grandi pianure. Un passato da quiete prima della tempesta, perché di lì a pochi anni i bianchi gli avrebbero tolto tutto, incluso il diritto di cavalcare liberi sulle terre dei loro antenati. Tasso che salta, è questo il suo primo nome, nasce nei pressi del fiume Yellowstone, nel South Dakota, in un giorno imprecisato fra il 1830 e il 1831, da bisonte che si siede, un capo minore dei Sioux, un papa. Cresce a contatto con la natura e diventa un giovane forte e intraprendente. A 10 anni caccia da solo un bufalo e il padre gli dona il suo nome, poi semplificato dai coloni bianchi in Sitting Bull, ovvero Toro Seduto, come lo conosciamo oggi. Diventa un membro della Società dei Cuori Coraggiosi, un gruppo di 50 guerrieri incaricati di proteggere la comunità, che gli assicura un posto nell'elite dei Sioux e a 14 anni partecipa alla sua prima azione di guerra contro il popolo rivale dei Crow. Toro Seduto si batte senza paura e riesce a intercettare un nemico che sta scappando a cavallo e il padre gli conferisce una piuma d'aquila bianca che porterà sempre dietro la nuca. Passano alcuni anni e diventa un punto di riferimento per il suo popolo. Possiede grandi abilità riflessive, sa studiare la situazione ed eccelle nell'oratoria, una dote che gli consente di infervorare gli animi di chi lo ascolta. Toro Seduto ha una grande spiritualità, rinuncia agli agi riservati al suo ceto sociale per vivere in povertà e dal 1856, anno del suo primo rito, non mancherà mai di sottoporsi alla danza del sole, nemmeno nel 1876, quando gli spiriti lo premieranno con la profezia di un'importantissima vittoria contro i bianchi. Ma di questo ne parleremo fra poco. All'inizio degli anni 60 dell'Ottocento, la tensione fra nativi americani e coloni bianchi è alle stelle. Nel 1863 il generale Alfred Sully chiede di incontrare Toro Seduto per sottoporgli un trattato di pace. Il governo statunitense propone ai nativi di abbandonare le loro terre e ritirarsi nelle riserve, dove godranno di costanti approvvigionamenti per sopravvivere, e già molti capi tribù hanno accettato, ma Toro Seduto non ci sta. Non si fida dei bianchi, sono degli avidi invasori che vanno in un posto e non lo lasciano, prendono tutto ciò che desiderano e non restituiscono nulla. Toro Seduto risponde con un no categorico e anche Nuvola Rossa, il capo degli Oglala Sioux, è dello stesso avviso. Le tensioni fra le due fazioni degenerano nel 1865. Dopo la fine della guerra di secessione, circa 4.000 nuovi coloni arrivano negli Stati Uniti e si spingono a ovest in cerca di fortuna. Il governo inasprisce le restrizioni contro i nativi e acconsente alla costruzione di una grande ferrovia in grado di collegare le coste dall'Oceano Pacifico fino all'Oceano Atlantico. I lavori comprendono anche le terre Sioux, con il risultato che le mandrie di bisonti si disperdono e i pelle rossa rimangono senza la loro principale fonte di sostentamento.
Il malcontento dei nativi si trasforma nella guerra di Nuvola Rossa, che va in scena dal 1866 al 1868. Dopo 2 anni di massacri, il governo statunitense scende a patti e sigla il trattato di Fort Laramie, che concede ai Sioux il possesso del Wyoming, della regione del Powder River, delle Black Hills e ingenti scorte alimentari nelle riserve. In cambio, i nativi non devono ostacolare il completamento della ferrovia. Se Nuvola Rossa è soddisfatto dell'accordo, Toro Seduto continua a non fidarsi e intuisce che c'è solo un modo per fronteggiare i bianchi: unire tutti i Sioux sotto un'unica bandiera. Nel 1867 diventa il capo supremo della nazione Sioux e in particolare trova l'appoggio di Cavallo Pazzo, un Oglala di 10 anni più giovane. Il loro incontro è provvidenziale. Toro Seduto è un uomo saggio che pensa prima di agire. Cavallo Pazzo invece è intrepido e impulsivo, dotato di una leggendaria follia guerriera. Sono 2 personalità agli antipodi, ma la loro alleanza sarà un fattore determinante nella lotta ai bianchi. Il casus belli per imbracciare le armi ha origine nel 1874, quando alcuni coloni si infiltrano nei territori Sioux delle Black Hills e trovano l'oro. La notizia fa subito il giro del paese e già nel 1875 si presentano circa 15.000 minatori in cerca di ricchezze. Il rapido proliferare dei coloni è una chiara violazione del Trattato di Fort Laramie e gli sporadici tentativi del generale Philip Sheridan di contenere l'invasione non servono a niente. Nelle Black Hills ha inizio la caccia all'oro e il presidente Ulysses Grant è costretto a intervenire. In un primo momento opta per una soluzione pacifica e cerca di negoziare la cessione delle terre, ma i Sioux sono disposti ad accontentare il governo statunitense solo in cambio del mantenimento di ben 7 generazioni e 600 milioni di dollari. Grant allora mette i pelle rossa davanti a una scelta: o gli cedono le Black Hills e tornano nelle riserve entro il 31 gennaio del 1876, o saranno considerati ostili e verranno braccati e uccisi. Per tutta risposta, Toro Seduto disseppellisce l'ascia di guerra, ma prima di scoprire le conseguenze del suo gesto, facciamo un passo indietro e contestualizziamo la scelta statunitense di venir meno agli accordi di Fort Laramie. Dopo la fine della guerra di secessione, gli Stati Uniti sono vittima della prima Grande Depressione, il cosiddetto panico del 1873. Tutto ha inizio con la svalutazione dell'argento, poi la disoccupazione cresce, il debito pubblico lievita fino a 2 miliardi di dollari e 1/3 delle aziende ferroviarie, ovvero il settore trainante dell'economia statunitense in quel periodo, va in crisi. Il governo pensa bene di prendere 2 piccioni con una fava. Da un lato deve creare un nemico comune per sanare la divisione fra nord e sud, un trucco elettorale usato da sempre anche in Europa e in Italia, lo sappiamo benissimo. Dall'altro non può fare a meno dell'oro delle Black Hills per rimettere in moto l'economia. Il risultato di queste 2 esigenze sono gli irriducibili di Toro Seduto. Così nel 1876 ha inizio la Grande Guerra Sioux. I soldati statunitensi danno il via a una ferocissima caccia, ma i Sioux fanno fronte comune e si riuniscono sotto la leadership di Toro Seduto e Cavallo Pazzo. A loro si aggiungono anche le tribù degli Arapaho e dei Cheyenne, con questi ultimi che abbandonano l'iniziale neutralità dopo che il generale George Crook ha sterminato uomini, donne e bambini di un intero villaggio. Le grandi pianure si tingono di rosso, ma gli statunitensi sono troppo sicuri di sé e sottovalutano il nemico. Il 17 giugno Cavallo Pazzo li punisce nella battaglia di Rosebud, con Crook che è costretto alla ritirata, e i festeggiamenti per la vittoria confluiscono nell'annuale celebrazione della Danza del Sole. L'imponente gruppo Sioux, Arapaho e Cheyenne si riunisce lungo il torrente Little Bighorn e Toro Seduto si sottopone al rito. Danza, digiuna e si autoflagella per giorni. Il grande spirito gli fa dono di una visione. Vede dei soldati con i piedi all'insù piovere sull'accampamento come tante piccole cavallette e non ha dubbi che si tratti della profezia di una grande vittoria dei nativi americani. Il 25 giugno è il giorno del giudizio.
Il settimo cavalleggeri del generale George Custer ha scoperto la posizione dei nativi e si appresta ad attaccare l'accampamento che si estende per più di 3 km lungo il fiume. Ci sono circa 1200 tipi di pelle di bisonte immersi nel silenzio, con i suoi abitanti ancora addormentati per i lunghi festeggiamenti della sera prima. Qualcuno sente il rumore dei cavalli, si sveglia e all'orizzonte vede comparire gli uomini di Custer. Scatta l'allarme e in pochi minuti si scatena l'inferno. Toro Seduto monta a cavallo e incita i guerrieri. Dall'altra parte del fiume Cavallo Pazzo cavalca a grandi falcate per raggiungere il punto di scontro con i soldati. Ha inizio la battaglia di Little Big Horn. L'offensiva dei bianchi è lenta e confusionaria. Non sanno come accerchiare l'accampamento e grazie ai loro due leader i nativi riescono a respingerli. Ma quando Custer ordina la ritirata è ormai troppo tardi. Cavallo Pazzo li insegue, li bracca e non fa prigionieri. Per i Sioux è il loro più grande successo, la profezia di Toro Seduto che si avvera, ma è anche l'inizio della fine. I nativi hanno vinto una battaglia, ma non possono vincere la guerra e l'esercito lo sa. Il loro unico errore è stato quello di sottovalutare gli avversari e il generale William Sherman propone una rappresaglia senza ulteriori spargimenti di sangue, almeno per quanto riguarda la fazione statunitense. Dalla caccia al nativo si passa alla caccia al bisonte, con una quantità indefinita di capi che muoiono per lasciare i Sioux a stomaco vuoto. Le praterie diventano un cimitero a cielo aperto, scheletri e carcasse di animali talvolta ammucchiate in macabre montagne di ossa è l'unica cosa che d'ora in poi troveranno i nativi. Uno scenario che si riproporrà anche negli anni successivi fino a determinare la quasi totale estinzione del bisonte nordamericano. L'unica soluzione è migrare altrove. Solo in 200 sono d'accordo, gli altri si ritirano nelle riserve. Persino Cavallo Pazzo sventola la bandiera bianca, ma Toro Seduto no. Proprio non vuole saperne di darla vinta ai bianchi e per 4 anni si sposta nelle Wood Mountain canadesi, dove la carenza di cibo persiste e il 19 luglio del 1881 è costretto a tornare in patria e arrendersi al governo dei coloni. I soldati lo portano nella riserva di Standing Rock, poi lo rinchiudono a Fort Randall come prigioniero di guerra. In realtà Toro Seduto ha ottenuto il perdono presidenziale, ma il suo nome è comunque altisonante e i guardiani delle riserve temono che la sua presenza possa infervorare gli animi e dar vita a una rivolta. Ha il permesso di riunirsi alla sua gente solo nel maggio del 1883, quando le terre native sono ormai nelle mani dei bianchi e i Pelle Rossa vivono come topi in gabbia nelle riserve. Non c'è più nessuna guerra da combattere, nessuna prateria per cui lottare e nel 1885 è in una condizione di tale indigenza da partire insieme a Buffalo Bill per partecipare ai suoi spettacoli western. Per 4 mesi gira il Nord America e l'Europa, si esibisce a cavallo e diventa una stella del mondo circense, ma anche se la paga è buona, circa $50 a settimana, Toro Seduto non può sopportare una cosa. Di solito a fine spettacolo gli impresari gli concedono di prendere la parola e lui ne approfitta per ammonire il pubblico sul triste destino dei nativi. Lo fa nella sua lingua e nessuno lo capisce, anzi succede di peggio. Le persone ridono e applaudono come se stesse facendo uno spettacolo comico. Toro Seduto non ci sta. Se c'è una cosa che i bianchi non sono riusciti a togliergli è l'orgoglio. Fa le valigie e se ne torna a Standing Rock. È il 1890. Fra le riserve si diffonde il culto della danza degli spiriti, che predica l'arrivo di un Pelle Rossa messianico e il ritorno nelle terre d'origine. Toro Seduto è scettico al riguardo, ma la spiritualità lo ha sempre affascinato e invita la sua gente ad apprendere la danza. Il diffondersi del culto però insospettisce i bianchi, che il 15 dicembre del 1890
ordinano alla polizia indiana della riserva di arrestare Toro Seduto. La loro preoccupazione è che possa trarre vantaggio dal proliferare della danza degli spiriti e scappare o dare inizio a un'insurrezione. Alle 5:30 di mattina 39 agenti cercano di prelevarlo dalla sua abitazione, ma Toro Seduto protesta e intervengono gli altri Sioux. Si parte con un battibecco, poi si passa alle mani e infine alle armi. Segue una sparatoria e Toro Seduto riceve 2 colpi, uno al petto e uno alla testa. Cade in ginocchio, si accascia e muore. Oggi riposa nei pressi di Mobridge, nel South Dakota, la sua terra natia. Leggenda popolare vuole che una sua storica massima sia: quando l'ultimo albero sarà abbattuto, l'ultimo fiume avvelenato, l'ultimo pesce catturato, solo allora vi accorgerete che non si può mangiare denaro. Probabilmente non disse mai una frase del genere, ma sicuramente pensò qualcosa di simile. È solo un'attribuzione, ma comunque è una frase che ben riassume ciò che è stato Toro Seduto. Un saggio, un guerriero, un paladino del suo popolo, un nemico dei bianchi per necessità. Necessità che fa eco a dovere, e il suo dovere era di fermare una avida conquista a discapito della natura e di tutto ciò che era sacro ai nativi. Un compito che Toro Seduto non poteva assolvere, ma che ci ha tramandato con il suo insegnamento. Un compito che per ora tutti noi non abbiamo ancora assolto e neanche ci siamo vicini, ma che le condizioni in cui stiamo riducendo il pianeta ci obbligheranno presto ad assolvere.